Ciao a tutti amici di YouTube, eccoci ritornati in un nuovo video. Oggi andremo a scoprire vari ritrovamenti misteriosi che sono stati scoperti fino ad oggi. Il mare è una vasta distesa di acqua salata che lambisce le coste di isole e terre continentali. Il termine è ampiamente usato anche come sinonimo di oceano quando esprime un concetto generico, per esempio quando si parla dei mari tropicali, di acqua di mare o di biologia marina. In pochi casi, molto particolari, lo stesso termine è usato per indicare laghi di grandissima estensione come il Mar Caspio oppure, anche se piccoli, costituiti di acqua salata come il Mar Morto. Parlando invece dei fondali marini, sappiamo che sono costituiti da sedimenti di varia provenienza, depositati per millenni da frammenti di rocce erosi dalle onde e dalle correnti, fanghi e sabbie vulcaniche e resti di organismi. Mentre il punto più profondo dell'oceano, come abbiamo visto negli scorsi video, è la fossa delle Marianne, dove hanno trovato un crostaceo dai 2 ai 5 cm di lunghezza che riesce a sopravvivere a profondità di oltre 10.000 metri grazie a una speciale armatura di alluminio. Molto bene, detto questo direi di iniziare subito con la top. Esistono cerchi nella sabbia sul fondo del mare, troppo perfetti per essere naturali. Strane formazioni che consistono in disegni concentrici, ovvero creste di sabbia adornate di conchiglie del diametro di circa 70 cm, ma che possono arrivare a 2 metri e con rilievi perfettamente distribuiti, secondo un preciso disegno scavato con una precisione millimetrica, tanto da sembrare l'opera di un artista. E come sempre, di fronte all'ignoto, si è scatenata la fantasia su come possono essere creati, per mano di qualche uomo, animale o chissà chi. Gyoji Okota, un esperto subacqueo giapponese, ha scoperto il mistero delle formazioni circolari disegnate sul fondale sabbioso, a circa 25 metri di profondità. Tornato in superficie, decise di scoprire il mistero e dopo mesi di ricerche scoprì, grazie a delle telecamere subacquee, che i cerchi furono fatti da dei maschi di una specie di pesci palla che passano giornate intere a scavare e perfezionare questi cerchi con le loro pinne. Tutto ciò serviva per attirare le femmine per l'accoppiamento, creando delle barriere per proteggere le uova da predatori e correnti. Una coppia di sommozzatori hanno ritrovato in Svizzera una statua di uno squalo super spaventosa. Nessuno purtroppo tra i residenti locali sapeva qualcosa. È stato trovato ma ancora rimane un mistero. Probabilmente sarà stato un brutto scherzo che ha fatto qualcuno. Infatti immagino che chiunque se la sarebbe fatta sotto dalla paura in quel momento in cui venne trovato. Come fa ad esistere un fiume sotto l'acqua? È questo che si sono posti i sub quando si sono immersi in quelle acque. Si trova nella penisola dello Yucatan, un angolo remoto di leggende e miti che la natura ha reso assolutamente affascinante. Sin dal tempo dei Maya, questo e gli altri cenotes erano frequentati. Per gli antichi, infatti, i cenotes erano riserve d'acqua sacre e fondamentali per la vita. Chi visita Angelita avrà però una sorpresa del tutto diversa. Noterà che i primi 20 metri di acqua sono particolarmente limpidi, poi tutto cambia. Quindi, come si spiega questo fenomeno che affronta tutte le leggi della natura? L'idrogeno solforato presente si mischia con l'acqua marina, dando vita a uno strato di acido solfidrico e creando l'effetto torbido. In più, il composto più pesante della stessa acqua salata si deposita sul fondo e forma una sostanza a parte che scorre come se fosse un fiume di nebbia. Visitare il fiume sottomarino è un'impresa per pochi, ma per chi non volesse rinunciare a questa incredibile avventura più unica che rara, a detta di molti, è una delle esperienze più emozionanti della vita. Nel nord del Minnesota qualcuno ha creato una statua a grandezza naturale del famoso assassino Jason. Ebbene, sembra proprio che qualcuno abbia voluto riprodurre dal vivo quella scena. Dal video che potete vedere è chiaramente visibile una riproduzione a grandezza naturale di Jason Voorhees, con tanto di maschera e macete, incatenato a più di 100 piedi di profondità sul fondo di un lago. Ad un primo sguardo la statua sembrerebbe essere lì già da qualche anno. A testimonianza di ciò basti osservare le alghe ed alcuni segni di usura. L'immagine di Jason incatenato sott'acqua è ciò che ha pensato un fan di trasportarla nel mondo reale, ed il lago in questione è stato ribattezzato Crystal Lake,
che come molti di voi sapranno si tratta del luogo della vera storia di Jason. Anche se non è quello originale, il risultato è piuttosto convincente. Le profondità oceaniche sono buie, fredde e piene di creature sorprendenti e terrificanti. Vi ricordate il film horror Alien? Beh, sicuramente i fan di questo fantastico film rimarranno sbalorditi nel vedere queste immagini. Un mostro, molto simile a quello del film, è stato ritrovato in Messico nei fondali marini. È riconosciuto come il pesce drago, infatti è spaventoso e inquietante. Vive fino a quasi 2000 metri di profondità sotto la superficie in acque subtropicali e temperate. Questo animale è caratterizzato da un significativo dimorfismo sessuale, ovvero quando è la femmina ad avere dimensioni maggiori rispetto al maschio. Infatti la femmina media è lunga 40 cm e ha denti affilati come lame di rasoio che le danno l'aspetto di un mostro sanguinario. Al contrario, il maschio è a sua volta molto meno impressionante. Misura soli 5 cm in età adulta e non ha denti vampirici come la femmina. Oltre al suo fisico poco attraente, il dragonfish nero ha, come la maggior parte degli animali che vivono a questa profondità, la caratteristica di essere in grado di produrre luce propria, che è resa possibile grazie a dei fotofori che si trovano sugli occhi e nella parte inferiore della bocca. Sui fondali oceanici ci sono milioni di creature che l'uomo ha scoperto e che ancora sicuramente scoprirà. Bene amici, siamo giunti alla fine del video. Spero che il video vi sia piaciuto e se fosse così vi invito a lasciare un bel like ed iscrivervi al canale. Detto questo, ci vedremo in un prossimo video con tante altre curiosità. Ciao amici, a presto!